Buongiorno a tutti e bentrovati nella mia cucina. Oggi voglio fare un hamburger. Un hamburger, visto che pare che ci sia la giornata dell'hamburger, lo faccio a modo mio, lo faccio tricolore. Però lo faccio diverso da come lo fanno tutti gli altri. Quindi farò delle gelatine, adesso andremo a vederle, molto interessante e intrigante. Andiamo con gli ingredienti. Allora, io qui ho tritato 400 grammi di carne macinata di manzo seconda scelta. Attenzione, lo ripeto, seconda scelta non vuol dire che è meno buona, vuol dire che ci metto anche un pochino di grasso, perché nell'hamburger se mettiamo un pochino di grassetto in cottura non diventa secca secca e dà quel valore aggiunto. Ok, a questo punto cosa aggiungo? Aggiungo del sale, QB sempre, un cucchiaino di paprika in polvere, del pepe nero a mulinello come sempre, dell'olio Evo che ci aiuterà ulteriormente a dare morbidezza e sapore alla nostra carne. Chi vuole ci può aggiungere anche un pochino di cumino, che male non ci sta. Io mi sono lavato bene le mani e il modo migliore per impastare la carne quando facciamo polpette o qualsiasi cosa sono le grandi pinze dello chef, del cuoco. Le mani, l'importante è che siano pulite come sempre. A questo punto vado ad aggiungere 20 grammi di parmigiano grattugiato e continuo ad impastare. Lasciamola lì per una mezz'oretta, intanto prepariamo le altre cose. Allora, eccoci qui per preparare le nostre gelatine. Io faccio 2 gelatine, quindi devo fare 3 strati, bianco, rosso e verde. L'Italia è fatta così. Quindi, cosa ho fatto? Non ho fatto altro che cuocere 100 grammi di bietola, della salsa di pomodoro passata biologica, buona, attenzione, poi adesso la aggiustiamo in cottura e faccio le 2 gelatine. Ora vado al procedimento. In un pentolino vado a mettere 100 grammi di passata di pomodoro. Attenzione, è molto importante prendere quella buona. Dico sempre, chi meno spende più spende, quindi attenzione, i prodotti devono essere buoni. Metto un pochino di origano, un pochino di sale, consideriamo 10 cl di acqua e la nostra maizena. La vado a mettere tutta insieme, tanto non c'è problemi. La vado ad amalgamare bene e dulcis in fundo, visto che comunque sono pomodori conservati per quanto biologici siano, io ci vado a mettere sempre una puntina di zucchero oppure di miele. In questo caso io metterò dello zucchero di canna. Ora la vado a mettere sul fuoco e la vado ad addensare. Ok, sta bollendo. Per farla addensare ovviamente la dobbiamo fare bollire, perché come tutti gli addensanti naturali tipo la fecola, la maizena o altri addensanti hanno bisogno comunque di una leggera cottura. Molto bene. Fatta la nostra gelatina con tutti gli ingredienti che abbiamo detto, lo vado a mettere in un copapasta. Quindi lo vado ad inserire nel copapasta, lo vado a pareggiare. Benissimo, adesso questo cosa deve fare? Deve raffreddare, quindi intanto lo metto in frigo e facciamo l'altra gelatina. Per quanto riguarda invece la gelatina di bietolo, di spinacio, di comunque foglia verde, come volete voi, si può fare anche di lattuga volendo. Io ho fatto saltare in padella, non vi sto a spiegare perché tanto lo sapete, ho fatto la bietolina, aglio, olio e peperoncino, fantastico, no? Buono, serve anche come contorno, volendo. Quindi la vado ad inserire, ho fatto un attimo di confusione, nel mio becher, perché come per la situazione precedente, qui il sale ce l'ho messo perché ho messo sale e peperoncino, vado a mettere la mia maizena, stessa proporzioni, questo non tritatelo perché non fa bene, ok, e 20 cc di acqua normale, i nostri 20 cc di acqua. Vale lo stesso principio, lo mettiamo nel padellino e lo portiamo a cottura, perché comunque l'amido deve rapprendere. Dopodiché facciamo lo stesso discorso come abbiamo fatto nel pomodoro.
Molto bene, ho trasferito la mia cremina, nonostante dopo averla passata al mix, l'avete visto, il pentolino, stessa dinamica di prima. Vado ad addensarla. Molto bene. Allora, dopo che abbiamo cotto la nostra bietola, aglio, olio e peperoncino, con tutto quello che abbiamo detto, andiamo a fare la stessa cosa. Mi vado a bagnare le mani e vado a stenderla. Adesso, come per quell'altro, vado a mettere in frigorifero. Non tolgo il copapasta ora, lo toglierò dopo, appena si è raffreddato. A dopo. Vi ricordate la nostra carne che abbiamo messo a marinare? Eccola qui. Quindi, per fare il nostro tricolore ci occorreranno, ovviamente, 4 pezzi di carne. Molto bene, adesso andiamo a creare le nostre fasi, i nostri strati per il nostro hamburger. Quindi cosa faccio? Vi ricordate, abbiamo fatto 4 pezzi uguali di carne tritata, quindi con tutti gli aromi che abbiamo detto. Appena fatto questo lavoretto non facciamo altro che prendere la prima base e la mettiamo in un contenitore come questo. Io ho fatto così, ma ognuno può fare come gli pare. Poi dopodiché questo lo metto qui e ora vado ad inserire, ricordiamoci la bandiera italiana, bianca, rossa, verde. Fare lo stesso discorso che ho fatto prima, quindi inutile che ve lo faccio vedere. Sappiate che sono 3 strati, 4 strati, 3 strati ma 4 palline, va bene? Ora andrò a mettere la mozzarella. Io ho utilizzato quella fresca, l'ho fatta sgocciolare un po' per evitare che possa fare acqua, quindi ne vado a mettere una mozzarella da 125 grammi, da 100 grammi, scusate. Bellino, bello grande, abbiamo 500 grammi abbondanti di ciccia e altre cose. Adesso andiamo in cottura. Il nostro hamburger tricolore è pronto per essere cotto, lo vedete? Anzi, attenzione, guardate che dobbiamo chiudere tutte le imperfezioni, se no ci farà delle fuoriuscite sgradevoli. Questo è quanto. Adesso lo andiamo a cuocere. Prima io faccio 2 cotture perché è talmente grosso che o abbiamo un barbecue di quelli che usano gli americani con la campana, che comunque una volta grigliato cuoce a vapore, è fantastico, ma noi queste cose difficilmente le abbiamo, se le avete molto meglio. E allora io adesso lo andrò a fare prima in griglia per rigarlo tutto e poi lo vado a mettere in forno. Io unto leggermente la parte superiore e vado a mettere il mio hamburger. E lo vado a mettere in forno per finirlo di cuocere per benino, perché sennò rischiamo che si brucia ma non cuoce all'interno. Ho sformato dal forno il mio mega hamburger, mega tra virgolette, ora lo vado a tagliare sperando che ci abbia fatto quello che dicevamo. Attenzione, è un esperimento, perché come ho già detto, io le cose me le invento nella misura in cui hanno una particolarità. Quindi vediamo, si vede il bianco, e rosso e verde? Io suppongo di sì. Lo andiamo a mangiare, considerate che con la grandezza che ha, per 3-4 persone. Quindi eccolo qui, bianco, rosso e verde. Il nostro mega hamburger, tra virgolette, è pronto. Io l'ho servito con le 3 salse canoniche, quindi al di là dell'hamburger bianco, rosso e verde all'italiana, e avete visto cosa, poi dopodiché darò delle descrizioni ben precise sulle gelatine. L'ho servito con ketchup, maionese, senape, come si fa di solito l'hamburger è l'hamburger.
Molto bene, se questo video vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e alla prossima ricetta. Un abbraccio a tutti, alla prossima.